Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Ethiol Clinigene Healthcare BV. Ultimo aggiornamento, 24 novembre 2021. Cos'è Ethiol? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Ethiol durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Ethiol? Ethiol è un farmaco a base del principio attivo amifostina, appartenente alla categoria degli antidoti e nello specifico sostanze disintossicanti per trattamenti antineoplastici. È commercializzato in Italia dall'azienda Clinigene Healthcare BV. Ethiol può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Clinigene Healthcare BV. Ricetta: OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo: amifostina. Gruppo terapeutico: antidoti. Forma farmaceutica: polvere. Indicazioni: chemioterapia. Ethiol è indicato per ridurre il rischio di infezione correlato a neutropenia, esempio febbre neutropenica, dovuta al regime di associazione ciclofosfamide e cisplatino in pazienti in stadio avanzato, FIGO stadio IIV, di carcinoma ovarico. Ethiol è indicato per proteggere i pazienti con tumori solidi in stadio avanzato derivanti da cellule non germinali, dalla nefrotossicità cumulativa del cisplatino e degli schemi terapeutici che lo contengono, dove l'intervallo della dose unitaria sia compreso tra 60 e 120 mg/m2, insieme ad adeguate misure di idratazione. Radioterapia. Ethiol è indicato, in associazione alla radioterapia standard frazionata, per proteggere dalla xerostomia acuta e tardiva nei pazienti affetti da tumore testa-collo. Non è stato stabilito il rapporto rischio/beneficio di Ethiol in associazione con radioterapia ad intensità modulata. Posologia. Modo di somministrazione. Somministrazione endovenosa. Precauzioni che devono essere prese prima del maneggiamento e della somministrazione del medicinale. Per le istruzioni sulla ricostituzione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. I prodotti ricostituiti devono essere ispezionati visivamente, prima della somministrazione, quando il contenitore e la soluzione lo permettano, per rilevare l'eventuale presenza di particelle o di decolorazione. Non utilizzare se si osserva intorbidamento o precipitato. Ethiol deve essere utilizzato solo sotto la supervisione di un medico esperto in chemioterapia oncologica o radioterapia. Posologia. Chemioterapia. Nelle pazienti con carcinoma ovarico avanzato che ricevono la terapia di associazione cisplatino e ciclofosfamide, la dose iniziale raccomandata di Ethiol è di 910 mg/m2, somministrata in dose singola per infusione della durata di 15 minuti, iniziando entro i 30 minuti precedenti la chemioterapia con farmaci somministrati per infusione breve. Se Ethiol viene somministrato per ridurre la nefrotossicità associata a cisplatino, la dose di partenza di Ethiol deve essere correlata con la dose e lo schema posologico di cisplatino. Per dosi di cisplatino di 100-120 mg/m2, la dose di partenza raccomandata di Ethiol è 910 mg/m2 somministrata come infusione della durata di 15 minuti, iniziando entro i 30 minuti precedenti la chemioterapia. Se la dose di cisplatino è inferiore a 100 mg/m2, ma superiore o uguale a 60 mg/m2, la dose di partenza raccomandata di Ethiol è 740 mg/m2, somministrata sotto forma di infusione della durata di 15 minuti, iniziando entro i 30 minuti precedenti la chemioterapia. Viene riferito che l'infusione della durata di 15 minuti per le dosi di 740-910 mg/m2 è meglio tollerata delle infusioni di durata superiore. Tempi di infusione ulteriormente ridotti non sono stati valutati in modo sistematico con i vari regimi chemioterapici. Durante l'infusione di Ethiol deve essere monitorata la pressione arteriosa. L'infusione di Ethiol deve essere interrotta se la pressione arteriosa sistolica diminuisce in modo significativo rispetto ai valori basali come riportato nella seguente tabella.
Linee guida per l'interruzione dell'infusione di etiol a causa della diminuzione della pressione sistolica. Valori basali della pressione sanguigna sistolica, millimetri Hg 100, 100, 119, 120, 139, 140, 179 a 0 IM 180. Diminuzione della pressione sanguigna sistolica durante infusione di etiol, millimetri Hg 20, 25, 30, 40, 50. Se la pressione arteriosa ritorna alla norma entro 5 minuti e se il paziente è asintomatico, è possibile continuare l'infusione e somministrare l'intera dose di etiol. Se non si può procedere alla somministrazione dell'intera dose, la dose di etiol per i cicli chemioterapici successivi deve essere ridotta del 20% circa. Per esempio, la dose di 910 mg/m2 dovrebbe essere ridotta a 740 mg/m2. Radioterapia. Se etiol viene utilizzato per la protezione dalla tossicità associata alla radioterapia, la dose raccomandata è di 200 mg/m2 somministrata giornalmente per infusione endovenosa della durata di 3 minuti, iniziando entro 15-30 minuti prima della radioterapia standard frazionata. La pressione sanguigna deve essere misurata prima e dopo l'infusione, vedere paragrafo 4.4. Popolazioni speciali. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di etiol nei bambini non sono state stabilite, pertanto l'uso di etiol non è raccomandato nella popolazione pediatrica. Popolazione anziana. La necessità di adeguamenti del dosaggio nella popolazione anziana non è stata studiata, pertanto l'uso di etiol non è raccomandato in questi pazienti. Compromissione renale ed epatica. Non ci sono dati disponibili, l'uso non è raccomandato. Controindicazioni. Ipersensibilità ai composti aminotiolici e alla mifostina. Etiol non deve essere somministrato a pazienti ipotesi o disidratati. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ipotensione, vedere paragrafo 4.8. I pazienti devono essere adeguatamente idratati prima dell'infusione di etiol e mantenuti in posizione supina nel corso dell'infusione della soluzione ricostituita di etiol. Se si manifesta, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Sono disponibili solo pochi dati dagli studi di interazione. La rapida clearance plasmatica di amifostina minimizza il rischio di interazioni tra amifostina stessa ed altri farmaci. Deve essere prestata particolare, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere etiol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere etiol durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza e potenziale stato di gravidanza. Non vi sono dati sufficienti relativi all'uso di etiol in donne in gravidanza. Gli studi sugli animali hanno evidenziato embriotossicità, vedere paragrafo 5.3. Poiché copyright, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non esiste tossicità intrinseca a livello del sistema nervoso centrale associata alla somministrazione di etiol, ma poiché copyright etiol deve essere somministrato con una terapia chemioterapica ed antiemetica, le modalità terapeutiche generali possono compromettere la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse che sono state segnalate con maggiore frequenza sono nausea, vomito e ipotensione transitoria. Etiol ha incrementato l'incidenza di nausea/vomito di grado lieve o moderato il giorno 1, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Nel corso degli studi di fase I, la dose singola massima di etiol somministrata è stata di 1300 mg/m2. Non sono disponibili informazioni su dosi singole superiori somministrate negli adulti. Nel corso di uno studio clinico alcuni bambini sono stati trattati con dosi singole di etiol fino a 2,7 g/m2 senza effetti indesiderati. Dosi multiple, fino a 3 volte superiori alla dose singola raccomandata di 740-910 mg/m2, sono state somministrate senza effetti indesiderati in un periodo di 24 ore nelle condizioni dello studio. Dopo somministrazioni ripetute di etiol a 2 e 4 ore dopo la dose iniziale, non vi è stata evidenza di effetti indesiderati aumentati o cumulativi, in particolare nausea e vomito o di ipotensione. Il sintomo più probabile del sovradosaggio è l'ipotensione, che deve essere gestita con l'infusione di soluzione fisiologica o altri trattamenti sintomatici. La DL50 nei topi è compresa fra 554 mg/kg e 1140 mg/kg. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agente disintossicante per trattamenti citostatici, codice ATCV03AF05. Etiol, amifostina.
etanetiolo, 2,3-aminopropil, amino, di idrogeno fosfato, estere, a un tiofosfato organico che, nei modelli animali, protegge selettivamente i tessuti normali. Proprietà farmacocinetiche. Gli studi di farmacocinetica clinica hanno dimostrato che la mifostina viene eliminata rapidamente dal plasma, con una presenza residua inferiore al 10%, 6 minuti dopo la somministrazione. La mifostina viene metabolizzata rapidamente, dati preclinici di sicurezza. Considerato che il thiol viene somministrato con agenti di PSA copyright a potenziale cancerogeno, non sono stati condotti specifici studi di cancerogenesi. Il test di Ames su Salmonella typhimurium non ha elenco degli eccipienti non presenti. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.